Essere la partita giusta per avere determinate risposte, che risposte ti ha dato la squadra con questa grande serata, con questo grande impegno e con questa reazione dopo aver subito il gol dello svantaggio? Sì, sotto l'aspetto del carattere è stata un'ulteriore conferma al fatto che la squadra non ci sta a subire quello che tu vuoi crearci come problema, ecco. Non siamo stati condizionati dal fatto che loro sono più forti di noi, sanno giocare al calcio meglio di noi, hanno più qualità, noi siamo andati a fare la partita, magari qualche volta sbagliando anche i tempi d'uscita perché siamo arrivati nella loro metà campo un po' in ritardo e ci hanno quasi sempre trovato l'uomo libero sulla tre quarti e ci ha puntato la linea difensiva, che è la peggior situazione da subire. Però ce la siamo poi gestita tutta perché abbiamo durato fatica, però nella fatica abbiamo risolto il problema, concedendogli qualche situazione dove loro poi ti potevano far gol, però siamo ripartiti quasi sempre, siamo andati a ribaltare l'azione, siamo andati a creare anche delle situazioni molto importanti. Quindi c'è un'evidente crescita, cioè rispetto alla gara andata dove tutti, anche tu, avevi convenuto che c'era stato un approccio un po' timido, un po' timoroso, oggi la squadra ha cercato di fare l'Inter, usiamo il termine l'Inter, cioè quello che si fa solitamente. Poi di fronte c'è il Barcellona e quindi magari non ti viene così facile come al solito. Secondo me oggi sembra un controsenso, però anche troppo, perché abbiamo fatto quello che voleva il pubblico, che la squadra andasse sul muso al Barça a giocarsi la partita, però nel fare questo poi con la loro qualità ci hanno trovato a metà strada e ci hanno fatto correre. Però sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto del coraggio, veramente tanta roba, vanno fatti i complimenti ai calciatori professionisti dell'Inter. Max. Buonasera mister. Buonasera. Buonasera, complimenti logicamente per quello che sta facendo, per i risultati di questa sera. Non era facile, senz'altro non è facile contro il Barcellona, perché è una squadra che occupa benissimo gli spazi, chiude le linee di passaggio, credo come poche altre in assoluto. Però dicevo, il Barcellona probabilmente ha raggiunto il massimo livello, è vero che mancava Messi, però l'Inter ha ancora margini di miglioramento, è cresciuta rispetto alla partita d'andata, soprattutto nella percentuale di passaggi riusciti, e credo che al di là di tutto ci sia ancora un margine di miglioramento, perché può migliorare ancora questo tipo di percentuale, soprattutto perché in alcune situazioni ci sono state alcune imprecisioni, soprattutto nella fase di costruzione, che potevano permettervi di saltare il primo pressing e quindi mettere ancora più in difficoltà la squadra avversaria. È proprio vero, hai fatto un'analisi correttissima. Questo fatto della costruzione bassa fatta con qualità, poi se gli altri la vengono a prendere ti permette di andargli dietro alla prima linea del pressing e lì poi ci sono gli spazi per poter ribaltare la situazione e per poter contrattaccare. Se loro vengono ulteriormente alla linea difensiva ad accorciare, allora gli rimane poi quello spazio dietro la difesa che, essendo distante dal portiere, basta randellarcela la palla e diventano tutti palloni pericolosi. Però su questo fatto della pulizia dobbiamo fare dei passi in avanti velocemente perché poi se no queste partite qui diventano difficili da portare a casa come risultato. Ecco. Alberto. Buonasera mister, nella partita d'andata a Barcellona il Barça ha avuto una percentuale di passaggi riusciti attorno al 93%, oggi sotto al 90%. Quanto c'è del merito della squadra nel fatto che il Barça abbia sbagliato più passaggi rispetto all'andata e soprattutto quanto è importante quella differenza? Sì, è vero, sono d'accordo con l'analisi che hai fatto. Come pressione noi siamo stati stasera probabilmente più determinati, più cattivi. Noi di pressioni ne abbiamo fatte molte e qualcuna ha portato beneficio a quello che è la percentuale che avevi analizzato prima. Però ne abbiamo portate tante e solo una minima parte in più è andata a buon fine. Portare queste pressioni poi dove non riesci a acchiappare quello che vorresti, come ho detto prima, poi diventano corse all'indietro che costano tanti metri
alle analisi della squadra, ecco, a quello che è il movimento di squadra e di conseguenza dobbiamo migliorare anche lì, dobbiamo andare qualche volta di meno e ci permette di andare con più ferocia a quelle volte che si vanno, cioè il segnale qual è? È questo, si legge che questa è una palla dove si può pressare e il blocco squadra deve essere terribile nell'andarla a prendere. Questa è mezza e mezza, non c'è il segnale, non c'è la lettura che si possa andare, gli si concede e si sta fermi, perché se si va su tutte, poi sì è vero se ne porta qualche uno in più a casa, però e poi come si diceva prima, quelle volte che ti entrano diventa ancora più difficile, ecco. Mister, grazie. Domenica c'era Atalanta, c'era Gasperini che prendeva appunti in tribuna, te lo dico. Prima i giocatori dicevano abbiamo speso tanto, però ci sono 4 giorni per riposare, quindi siamo ormai abituati. Anche questo è una crescita mentale. Sì, noi abbiamo la possibilità di recuperare nel tempo che c'è prima della partita. È chiaro che in queste partite qui si spende molto anche come energie mentali, però poi abbiamo, come si è detto tante volte, abbiamo una rosa che ci permette di sostituire qualche calciatore. Il recupero era più difficile da sabato a oggi che non da oggi a domenica, anche se giochiamo poi all'ora di pranzo.